Dear friends, in this new clip we are going to present the initial stages of the fifth mission of the Foiling Fustian campaign of the Combat Mission, Fortress Italy series produced by Battlefront. This battle, which took place on 15 July 1943 for the possession of the strategic Primasole Bridge over the Simeto River, Catania, Sicily, pitted British troops from the British 8th Army and units of the German Fallschirmjäger and the Italian Ardites. This fight takes place almost exactly 3 years after the declaration of war by Benito Mussolini, Il Duce, on the Western powers, which we will remember later on, to get an idea of the hubris and pathos followed by this character and the Italian people in these 3 years. As this battle took place on Italian soil and was attended by Italian troops, the locution of this battle will be spoken in Italian, with subtitles in English and Portuguese. Jim das Selvas hopes you have a good time. Let's go! Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma. Combattenti di terra, di mari, dell'aria, commissarieri della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. L'ora segnata dal destino si apre nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e Francia. Scenderemo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Che da sempre hanno ostacolato la marcia e stesso insediato la esistenza legittima del popolo italiano.
valcori, lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole: frasi, promesse, minacce, rigatti e al fine, quale coronamento dell'edificio, il nobile asseggio societario del 50 dello Stato. E noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi, il sacrificio della guerra, il dell'onore, dell'onore, di interessi, la virile, che realmente la intendero, poiché un grande popolo è veramente tale, si considera sacri sui impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso delle storie. Noi impugniamo l'armi per risolvere i problemi intorno ai nostri confini continentali e il problema dei nostri frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriali e militari che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero se non ha libero accesso all'oceano. L'Italia proletaria e fascista e per la terza volta insieme, forte, fiera e compatta, la parola di ordine è una sola: categorica e imperativa per tutti. Essa già trascola e accende il cuore dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace e della giustizia all'Italia, all'Europa e al mondo. Popolo italiano, corre alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Le eroiche forze italiane degli Arditi, unite ai nostri fedeli alleati germanici, iniziano l'avanzata contro le posizioni degli invasori inglesi che in modo vile tentano di profanare la santità della nostra patria. Questa aggressione non resterà impunita, e le nostre truppe, sotto il diretto comando del Duce e, certamente benedette dal Papa e da Dio, iniziano l'avanzata contro le posizioni delle forze nemiche. Per questa battaglia,
il nostro alto comando mise a disposizione, oltre a una squadriglia di veicoli da ricognizione Vibertis Ariana e una compagnia dei valorosi Arditi. Unità specializzate nell'assalto alle postazioni nemiche trincerate, create nella Prima Guerra Mondiale, e che ebbero un ruolo fondamentale nella vittoria sugli eserciti austriaci nel 1918. Con le prime luci dell'alba, queste truppe avanzano risolutamente su un ampio fronte per incontrare il nemico. Non hanno fretta perché sanno che la battaglia sarà lunga e crudele e riservano le loro forze per lo scontro che li attende. Poiché le truppe britanniche devono essere trincerate negli edifici già visibili dalle loro posizioni. Allo stesso tempo, al nostro fianco si muovono i nostri alleati tedeschi, fratelli che sono in questa gloriosa lotta del popolo italiano per la libertà e la vittoria sugli oppressori. Sul fianco destro, le forze predominanti sono costituite dai valorosi paracadutisti tedeschi, coadiuvati da mezzi italiani, che metteranno alla prova il posizionamento delle forze nemiche in quel settore. Per il momento non abbiamo trovato alcun segno della presenza degli aggressori, ma l'avanzata è estremamente cauta. Poiché l'informazione è che gli inglesi devono aver preparato agguati lì.
A poco le nostre truppe si stanno avvicinando agli obiettivi di questa fase iniziale e, con questa, ansia e tensione aumentano progressivamente. La mancanza di attività nemica non ci rassicura. Poiché sappiamo che questo nemico è vile e usa il tradimento come metodo di combattimento. Le truppe tedesche sono già sul posto e aspettano solo l'arrivo dei loro fratelli italiani per sferrare l'attacco. Infine, sul fianco sinistro, avviene il primo contatto e il nemico mostra la sua presenza, tendendo un'imboscata ai paracadutisti tedeschi da posizioni mimetizzate nella foresta. Queste posizioni sono molto ben fatte e, all'inizio, le nostre forze vengono colpite senza nemmeno sapere da dove provengano i colpi. Sfortunatamente, con un nemico che usa il tradimento come metodo, non è possibile impedire che si verifichino le nostre prime vittime. Il primo sangue versato in questa battaglia è sangue tedesco in difesa della patria italiana.
Con i primi colpi, tutta la tensione è diretta all'azione, e il nostro Arditis si lancia subito in avanti, desideroso di affrontare il nemico e assicurarsi la gloria per sé e per la nazione. Per il Duce, avanti! Infine, vengono individuate le posizioni avanzate inglesi e si avvia immediatamente il processo che porterà alla loro soppressione. Con una brillante mossa di fiancheggiamento, le nostre truppe aggirano le posizioni protette del nemico e, di sicuro, saremo in grado di annientarle rapidamente. Un elemento importante e, perché non dire, fondamentale per la soppressione della posizione avanzata di questo nemico, sono le nostre unità di mortaio Brixia da 45 mm, che si stanno già muovendo rapidamente verso il centro della battaglia, dove ingaggeranno queste posizioni con il fuoco diretto dei mortai. Dopo un inizio tiepido, fu finalmente stabilito il contatto con il nemico e la battaglia iniziò.
Riusciranno le nostre forze a raggiungere il successo che è stato inafferrabile per le nostre truppe? Risponderemo a queste domande nel nostro prossimo episodio di questa quinta e ultima missione di questa campagna. Ebbene cari amici, purtroppo è arrivato di nuovo il momento doloroso per Jim das Selvas di salutarsi. Spero di poter contare su di voi per continuare insieme in questa lotta per liberare la patria italiana dalle forze di invasione. Stai bene, stai al sicuro e indossa una maschera. Namaste.